ragazzi, bentornati sul canale di MyGrass. Oggi siamo qui con la nostra rubrica 4 chiacchiere con, e oggi abbiamo un ospite davvero speciale, anzi più ospiti, e qui ho bisogno di un supporto perché ho segnato tutti i premi che hanno vinto, o almeno quasi tutti, 7 coppe alla Coseca Cup 2018, spero si dica Coseca, che sia giusto. Coseca, ecco. Poi il primo posto all'Icimaga 420, il secondo alla Master of Brosing del 2019, il secondo all'Ego Clash 2019, il primo all'Expo Valencia 2019, tre premi alla Coseca 2019. Potrei andare avanti ancora, ma a questo punto direi di far parlare i ragazzi di The Grateful Seeds che sono qui con noi oggi. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao Alessandro. Volete presentarvi un attimo chi siete? Beh, io sono Gabriele. Io sono Pietro. E Roberto. Io sono Roberto. E assieme formiamo il collettivo Grateful Seeds. Perfetto. Come è nato il progetto di Grateful Seed, la vostra avventura, e qual è un po' la filosofia che vi ha spinto a incominciare a intraprendere questo cammino? Cioè, il progetto Grateful Seeds nasce all'inizio dall'incontro fra me e Gabri e dall'incontro fra le nostre reciproche esperienze in ambito internazionale, e dopo vari anni passati ad accumulare esperienza e genetiche ci siamo incontrati. Barcellona è stato il luogo dove ci siamo incontrati e dove abbiamo deciso di appunto esprimere tutto questo bagaglio che avevamo accumulato grazie alla passione che ci ha spinto a girare un po' il mondo, avendo varie esperienze fra appunto California, Svizzera, Africa, dove abbiamo appunto collezionato genetiche e conoscenza che ci ha portato a decidere la creazione di Grateful Seeds. Diciamo che il mercato, ce ne sono tante di seed bank. Ormai è un po' che anche noi collaboriamo con voi e devo dire che non siete una qualsiasi seed bank, avete una filosofia particolare che vi guida. Magari io qua mi aggancio così spiego. Io sono il terzo entrato, diciamo, in questa realtà, una storia un po' romantica che uso sempre a ricordare. Io sono stato prima di tutto un fruitore di semi Grateful, quindi io non conoscevo la realtà Grateful. Qualche anno fa sono venuto a Spannabis ed ero giudice a una competizione, alla Master Cup, e mi trovai 3 semi Freebies all'interno dello zaino. Con totale, diciamo così, poca conoscenza del marchio, ho messo il seme per curiosità. Niente, che dire, è salita una pianta che in tanti anni, avevo già 18 anni di growing alle spalle e nulla con un terpene del genere avevo ancora incontrato. Mi sono innamorato completamente. Così dovevo venire a Barcellona, sono venuto qua a fare 2 chiacchiere con i ragazzi e da lì è iniziata la mia esperienza all'interno di Grateful, inizialmente come venditore per l'Italia, poi unito, diciamo, al collettivo a 360 gradi. Quindi racconto sempre questo aneddoto perché appunto, diciamo, tutto per me è nato mettendo un seme Grateful, ecco, e rimanendone innamorato. Questa è un po' la mia storia. Esperienza diretta e non hai potuto più farne a meno, insomma. Precisamente. E poi guardate, non sbaglio, sì, no? Era Space Jam per Blue Fire OG. Blue Jam. Ma infatti noi italiani siamo abituati a un mercato un po' europeo dei semi, diciamo, con delle genetiche ormai anche datate di 20-30 anni. E invece voi avete tutta una selezione particolare, molto particolare, direi americana. E quindi se ci volete un po' parlare come funzionano le selezioni e perché avete deciso di lavorare con queste genetiche americane. Sì, qui volevo fermare un attimo e sfatare un attimo il mito americano. Cioè, per noi in Grateful Seeds tutto quello che rientra negli standard di Grateful Seeds, nei nostri standard qualitativi, per proprietà organolettiche, o qualità della resina o altre varie caratteristiche che possiamo selezionare, vengono usati nel breeding program di Grateful Seeds, quindi indipendentemente dall'origine. Che nella nostra listino odierno ci siamo ritrovati come sapori, come resine, come gusti molto più vicini allo sviluppo che c'è stato in America in questi anni, è evidente dal lavoro che facciamo e da quello che stiamo offrendo. Perché appunto, cioè, per noi i nostri criteri più sono
il terpene, cioè l'odore, il sapore e la tipologia di resina, ovviamente concentrandosi anche su struttura e quanto riguarda tutte le altre caratteristiche. Però appunto per noi come Grateful Seeds l'importante è dare un prodotto possibilmente nuovo, con un profilo di terpeni differente, con un profilo di effetti e resina differente e che rispecchi i nostri standard, cioè in quanto consumatori in primis, e avendo avuto appunto l'esperienza di poter vedere varie linee, di poter vedere tutta lo sviluppo appunto delle varietà a livello mondiale, dei sapori che può offrire questa pianta, con Grateful Seed stiamo cercando di portare quello che per noi, dalle nostre esperienze, dai nostri viaggi, dalla nostra continua ricerca, è meglio che la cannabis può offrire a livello mondiale in questo momento. Un avvicinamento all'America è necessario per lo sviluppo e tutti gli anni di esperienza che ci sono stati in America negli ultimi anni. E anche per la cultura centenaria che sicuramente ha portato allo sviluppo e alla ricerca che nel continente americano per una serie di eventi è stata sicuramente maggiore rispetto che da noi in Europa. Questo è innegabile. E poi hanno comunque un profilo terpenico parecchio diverso alle genetiche a cui noi siamo sempre stati abituati, direi. Sì, quindi purtroppo la freschezza c'è. Sì, perché purtroppo con la dominanza, come possiamo dire, dello stampo olandese negli ultimi 20 anni, 30 anni, si è spinto tanto una serie di genetiche che purtroppo hanno fatto perdere un po' quello che è il gempo della cannabis, riducendo lo spettro di odori, di sapori, di effetti che contraddistingue questa pianta e per cui è così speciale, andando a selezionare con criteri che erano più basati solo su produzione, a livello sì, su delle caratteristiche più commerciali, più che di proprietà organolettiche, effetti e qualità della resina. E quindi questo, secondo noi, ha portato a una omologazione degli effetti, dei sapori in tante linee qui un'omologazione dei geni. Che riassumerei anche un impoverimento delle genetiche, se vogliamo, poi da un certo punto di vista. Sì, magari non un impoverimento, però insomma le genetiche che sono state usate in Europa sono state selezionate per determinati motivi, più commerciali che di interesse, insomma, così per varietà, per differenza, per quanto sono speciali. Una selezione invece come fate voi per i terpeni? Ci potete raccontare brevemente come funziona, nel senso andare a ricercare la nuova genetica, ricercare i terpeni che volete, come proprio sul campo avviene questa ricerca? Lì parte proprio, penso, quello che ognuno di noi tre apporta poi nella selezione, perché alla fine sono i nostri gusti personali. Quello che abbiamo deciso di fare fra di noi è unire i nostri proprio gusti, interessi e sviluppare capacità, sì, però sviluppare proprio quella differenza lì. Noi selezioniamo tantissimo per terpeni, chiaro, poi tutto il resto, però i terpeni sono una parte fondamentale. Beh, certo. Perché? Perché appunto sono sinergici con l'effetto stesso. Quindi al di là di focalizzarsi solo su delle quantità di THC altissime che comunque negli ibridi moderni che usiamo come parentali mantengono comunque livelli molto alti, quello che cerchiamo appunto è di cercare di diversificarci e di esprimere al meglio tutta la varietà di odori e di sapori che la cannabis può dare, anche perché, come si è visto da recenti studi, quello che effettivamente va a cambiare l'effetto dell'esperienza nel provare una genetica e un'altra è appunto il tipo di terpene che va in sinergia con i cannabinoidi. Quindi una varietà, per esempio, al 18% di THC, con un terpene che ha, per esempio, alfa-pinene, avrà un effetto differente da una varietà sempre al 18% di THC, però con un terpene completamente differente. E quindi Grateful Seed cerca anche di riportare nel mercato una nuova varietà che con il breeding focalizzato su altri caratteri si è andata un po' perso all'interno dell'offerta che può essere europea, andare a riportare tutto questo varietà di sapori, odori ed effetti che è andata un po' persa, secondo noi, nelle linee che vengono offerte oggi in Europa. Cioè il nostro lavoro inizia la maggior parte delle volte da il repertare una pianta e incrociarla con
i parentali che più si avvicinano a quello che vogliamo esprimere nell'incrocio. E quindi iniziamo con un F1 femminilizzato e da una profonda selezione di tutti i vari esemplari arriviamo a decidere quali sono le linee che per noi vanno portate avanti in quel particolare caso. E da lì nasce appunto un lavoro che si sviluppa attraverso, principalmente per quello che offriamo adesso nel nostro menu, attraverso il backcross di un particolare fenotipo, di solito capo-winning, che ci è piaciuto, o di appunto R2, che significa semplicemente un F2, cioè una selezione dei 2 esemplari all'interno della linea che ci hanno più stupito, e incrociandoli fra loro in femminilizzato, la maggior parte delle volte già in R2 riusciamo a dare una stabilità delle caratteristiche da noi ricercate nella linea, che è molte volte migliore che con tanti più passaggi. Quindi cioè, quello che ci contraddistingue è che riusciamo a fissare il tratto, tante volte l'odore, più che la tipologia di bud o la produzione, in poche generazioni. Quindi voi ricercate un fenotipo particolare che andate quello che possiamo, con delle caratteristiche che vi piacciono, e poi cercate di stabilizzarlo. Allora, parte tutto dall'acquisizione genetica, quindi prima di tutto c'è uno studio, grazie appunto ai contatti che abbiamo in questa community internazionale, c'è una ricerca, uno studio di quello che appunto la community può offrire. Nel momento in cui individuiamo una varietà di sapori, di odori che ci interessa in una particolare linea, andiamo a cercare, che siano cloni elite o che siano semi, andiamo a ricercare questa genetica e iniziamo a testarla e a incrociarla con vari parentali, in modo tale da capire cosa può offrire e capire come stabilizzare i tratti che all'interno di quella genetica ci interessano. Quindi quello che posso dire è che il primo criterio necessario per il lavoro che Grateful Seeds fa è sicuramente il testing, la capacità di testing incredibile che grazie anche alla community di Barcellona abbiamo. Che ci aiuta tantissimo, anche la community italiana e esatto, del mondo. Anche grazie a loro noi abbiamo una capacità di testare e di arrivare a tirare fuori nuovi fenotipi con sapori interessanti, con proprietà interessanti, che altrimenti ci sarebbero preclusi. Da lì, una volta selezionato quello che noi stiamo ricercando, inizia la stabilizzazione, cioè andare a proporre quel carattere che noi vogliamo proporre nella linea in maniera stabile all'interno della progenie. Cioè quello che noi puntiamo, soprattutto su genetiche che vendiamo a 3 semi, è che appunto qualsiasi utente che pianta 3 semi delle nostre genetiche possa ritrovare i tratti che noi cerchiamo nella linea all'interno di quei 3 semi, quindi senza bisogno di avere una grande quantità di esemplari in cui ritrovare il fenotipo desiderato. Certo, dico sempre che quello che è l'obiettivo per me, nel nostro cliente tipo, è l'effetto wow, cioè è che quando metta un seme di Grateful, a livello di odori, di terpeni, di pianta, possa dire wow. Questo è un po' il concetto, noi puntiamo a quello, e fino ad oggi la community ci riconosce questo. Ho sentito dire da tanti grower che ci scrivono che gli odori che hanno trovato nelle nostre piante in vegetativa non erano neanche comparabili alle altre in fioritura, come per dire, cioè, voi avete già in vegetativa più terpeni delle piante che fino ad oggi ero abituato a vedere in fioritura. Questi sono i complimenti migliori che ci sentiamo fare, sono quelli per cui insomma andiamo avanti sempre con il nostro lavoro. E possiamo dire che comunque al di là del profilo di terpeni, in quanto dopo una lunga esperienza di hash making possiamo dire che comunque abbiamo un occhio particolare nella selezione di esemplari che rispecchino quei sapori, quei terpeni nuovi all'interno della resina, cioè quindi all'interno delle varietà Grateful sono varietà con un profilo di resina elevato, con un alto ritorno e appunto con un profilo di organolettico molto acuito e molto acceso, che si differenzia di varietà in varietà. Ma infatti qui mi collego, ti faccio una domanda perché una mia curiosità anche, se appunto questo profilo terpenico si apprezza meglio magari nelle estrazioni che non sull'infiorescenza. Questo te lo chiedo a te.
Quello varia molto da pianta. genetica e genetica. Sì, ci sono molte resine che una volta estratte, dipende come vengono lavorate, si esprimono in differenti maniere. Rispetto magari alla pianta viva. Rispetto alla pianta viva, chiaramente. Ah, okay. Ma anche rispetto tra, diciamo, un'estrazione di water ice e un'estrazione e il rosin che viene dopo. Ci sono piante che si sviluppano in una maniera completamente differente, cioè terpeni che si sviluppano in una maniera completamente differente. E la differenza tra la resina in pianta viva e poi diciamo l'estrazione, chiaro, è una chiave di gioco importantissima nel progetto Grateful. Infatti, quindi cambia proprio in base alla pianta, cambia anche come viene lavorata, come viene estratta e cambiano. Quindi sì, è come trasla appunto. Esatto, come trasla le proprietà organolettiche che ha la pianta da viva, come le trasla poi nel prodotto. Cambia a seconda sia della lavorazione sia a seconda del tipo di resina di genetica. Ci sono varietà in cui il terpene che si sente nella pianta viva viene in qualche modo concentrato all'interno dell'estratto, quindi l'estratto diventa come un concentrato dell'odore della pianta viva, mentre ci sono altre varietà che appunto cambiano molto pur lavorando la pianta in fresh frozen, quindi da fresca, che è di solito quello che mantiene di più le proprietà organolettiche dell'estratto. Pur lavorando così ci sono varietà che rispetto alla parte vegetale dell'infiorescenza la resina ha un profilo organolettico molto diverso rispetto all'infiorescenza. Quindi questa è una particolarità che la nostra esperienza ci ha portato a vedere e che, avendo appunto un occhio di riguardo per quanto riguarda l'estrazione della resina, nei nostri test sempre abbiamo notato. Quindi c'è da provare sia l'infiorescenza che le resine, diciamo. Sì. Aggiungerei una cosa importante. Due esperienze diverse. Aggiungerei una cosa importante per chi ci ascolta ed è un po' meno tecnico, del fatto che comunque, genericamente parlando, quando ci sono tanti terpeni, ci sono appunto, quando non ci sono, non ci sono, quindi di base poi siamo sempre lì. Diciamo che se non c'è un buon bouquet terpenico, tutti questi discorsi vanno a cadere automaticamente, quindi che sia un'estrazione che sia un fiore. Quindi dal nostro punto di vista, comunque il nostro cliente incontrerà sempre, sia che cerchi fiori e basta, sia che cerchi l'estrazione, alla fine il terpene c'è ed è tantissimo. Materiale di partenza fondamentale, ovviamente. Non è... Sì, perché altrimenti poi si possono fare tutti questi discorsi, ma se parto da una pianta con un basso livello terpenico estraggo il nulla, diciamo, no? Concentro il nulla, se parto dal nulla poi estraggo il nulla. No, certo, ma infatti io queste domande le sto facendo apposta a voi, perché so che voi avete dei profili terpenici pienissimi, particolari, e quindi da voi voglio sentire queste cose. Mi soffermo un secondo perché poi io sono la parte un po' più commerciale, quello che poi si rapporta anche con i clienti e quindi sempre molto lunghe chiacchierate sia con clienti diretti o indiretti, comunque insomma un po' con tutta la community, e cerco sempre di far capire quello che sono un po' le nostre differenze, perché ci sentiamo e siamo in realtà molto differenti rispetto alle seed bank europee, differenti da tanti punti di vista. E da tanti punti di vista, in particolare anche proprio sul discorso del menù, perché oggi noi in Europa siamo sempre stati abituati a seed bank, tutte, che hanno dei menù con degli strain fissi da tanti anni, quindi eterni, che mandano avanti quelle genetiche che poi una volta all'anno, una volta a 2 anni, magari escono anche con la varietà nuova, ma che di base hanno sempre le stesse cose. Beh, vi chiedo quindi poi il vostro menù come è strutturato, perché vedo che è suddiviso in original, limited e one shot, e al cliente cosa significano queste 3 suddivisioni? One shot va a ricercare un po' più quello che è l'ultimo moda del mercato, con l'ultimo terpene nuovo che andiamo a riproporre per rimanere sempre in linea. Original sono tutti i lavori che durante questi anni abbiamo fatto, di cui siamo orgogliosi, che vengono mantenuti nella linea original, e limited edition nel continuo testare sono quelli che appunto nel nostro lavoro rimangono, produciamo, ma che non lo riprodurremo e che se è possibile comprare solo finché sono disponibili, non verranno più riprodotti. Ma può essere che una varietà della limited edition poi vi convinca da poter entrare esattamente, sì, esattamente. Comunque non ci precludiamo nessuna via. Gli original prima erano limited. Poi sono... giustamente. No, riflette esattamente il vostro lavoro, si ripropone sul menù, diciamo. Esatto, riflette appunto il nostro continuo testing, il nostro continuo selezionare nuove linee, portare avanti nuove linee, e questo si riflette nel nostro menù e nella nostra offerta.
È la prima volta poi che sento parlare di produttore di semi, diciamo, di una community su cui si appoggia, su cui hai dei feedback e con cui, tra virgolette, quasi lavora in sinergia. E quindi mi chiedo se poi anche il menu, il catalogo dei vostri semi risenta dei feedback degli utilizzatori, dei vostri utilizzatori, e soprattutto mi viene spontaneo pensare a un rapporto abbastanza diretto che voi vogliate mantenere con i vostri clienti, anche se non comprano direttamente da voi e vendete i semi un po' dappertutto, o mi sbaglio? Certo, no, questo è il nostro punto, credo, molto di forza. Noi siamo una piccola realtà, diciamo che mettiamo la passione e il cuore prima di ogni cosa in questo lavoro, quindi allo stesso tempo ogni nostra creazione, chiamiamola così, per noi è come un nostro figlio, quindi ci piace diciamo, seguirla dall'inizio alla fine, quindi nella community ci spendiamo sempre tantissimo con tutti i nostri clienti o clienti dei nostri clienti, a rispondere a domande, a essere disponibili nel cercare di supportarli al massimo nei limiti di quello che chiaramente si possa fare, però certo sempre in prima persona, quindi sempre cercando di non lasciare mai nulla al caso, di cercare sempre di venire incontro a quello che possono essere le domande, le curiosità, i dubbi che ci possono essere. Noi praticamente stampiamo un catalogo ogni 3-4 mesi, diciamo. C'è un turnover costante genetico che dipende innanzitutto dalle piccole produzioni che realizziamo e dalla ricerca sempre di qualcosa di nuovo o di migliorare i lavori già fatti. Quindi noi proponiamo anche backcross, proponiamo linee R, adesso usciremo con per esempio la Pineapple Madness ha avuto molto successo, usciremo con una linea R2, questo sempre perché diciamo, si porta avanti un certo tipo di lavoro, però non ci sarà più la Pineapple Madness, ad esempio. Quindi questo sempre nell'ottica di migliorare il prodotto da offrire, avere un prodotto sempre più nuovo, diciamo, differente, che possa sempre portare l'utente a diciamo, stupirsi e a avere sempre qualcosa di nuovo, ecco, non focalizzandosi. Voi siete in continua ricerca lavorativa e quindi il catalogo di conseguenza subisce tutte le modifiche che man mano riuscite ad apportare. E ascoltando il nostro pubblico cerchiamo poi invece di riproporre quello che magari sono linee che hanno avuto tanto successo, che vengono molto richieste. Quindi adesso per esempio riusciremo con Guava Cake, che è una varietà che ha avuto molto successo, e l'abbiamo riproposta ad esempio, così come alcune linee. Ora, diciamo, avendo un po' di anni di storico, iniziamo a avere chiaro, grazie alla nostra utenza, quelle che possono essere cose che ha senso rifare perché davvero hanno lasciato il segno, diciamo così, e allo stesso tempo sempre affiancate comunque da cose nuove, perché altrimenti si rimarrebbe sempre un po' fossilizzati lì, non sarebbe quello che è la nostra filosofia. Perché appunto, ritornando a quello che diceva Roby, cioè in Grateful Seeds, il concetto di community è molto forte ed è fondamentale, perché quello che siamo lo dobbiamo a tutti gli appassionati che hanno condiviso con noi le genetiche, che hanno selezionato i nostri semi, che hanno trovato keeper, che poi hanno condiviso i nostri semi. Cioè Grateful Seeds è quello che è e stiamo vincendo coppe internazionali, riteniamo di essere ad un ottimo livello grazie appunto al supporto di tutti i nostri, che non chiamerei clienti, ma tutti i nostri amici che ci hanno continuato a sostenere, ad aiutare, riuscendo a fare tester, riuscendo appunto anche ad aiutarci tantissimo, perché una delle caratteristiche di Grateful Seeds è che ogni seme che esce non è solo testato da noi, ma è testato almeno da altre 2 persone all'esterno, in modo tale da vedere come risponde la genetica a condizioni ambientali differenti da quelle che noi offriamo, in maniera tale da essere super sicuri che anche in condizioni ambientali che a volte possono essere un po' più critiche di quelle magari perfette che riusciamo a ricreare in un agroroom, possono comunque non dare nessun problema, che sia ermafroditismo o che sia qualsiasi altro tipo di problema. Ed è solo grazie appunto alla community che riusciamo a fare questo incredibile lavoro. Mi sembra corretto come modo di lavorare e oltretutto interessante sia per voi, mi sa, e anche per i vostri utenti della community. Sì, diciamo che chi acquista da noi non acquista molte seedbank che sono enormi, quindi quando c'è una piccola realtà tu hai il rapporto direttamente col breeder, cosa che non avviene quasi mai, e quindi anche potersi rapportare e chiacchierare molte volte nel nostro accresce entrambi, è un modo di crescita, diciamo,
collettiva da entrambe le parti, da voi produttori, selezionatori e l'utente finale. Sì, qualsiasi feedback anche della persona con poca esperienza per noi è ben gradito e fondamentale nella crescita e nello sviluppo di Grateful. Ma a catalogo poi sono tutti semi femminizzati o fate anche semi regolari? Maschi e femmine, diciamo? No, per il momento no. Semi regolari, esatto, li abbiamo fatti, li stiamo facendo per selezione interna, però quello che stiamo decidendo di rilasciare all'esterno sono solo incroci femminilizzati, sia per una semplicità nell'utente finale e sia per una standardizzazizione del prodotto che offriamo. Perché riteniamo appunto che comunque anche in femminilizzato, nonostante nella community ci sia ancora molte persone che sono restie al concetto di femminilizzato, appunto riteniamo che semplicemente vai a modificare una reazione ormonale all'interno della pianta e solo quella, e che il seme femminilizzato sia una perfetta rappresentazione, tanto come quella con il seme regolare, della genetica. Ovviamente ognuno ha le sue caratteristiche, cioè nel senso il seme femminilizzato, a mio parere, può offrire una standardizzazione più veloce senza andare troppo in là nelle linee di quello che vogliamo offrire. Quindi per noi è importante non tanto il concetto, l'eterna diatriba fra regolare e femminilizzato, per noi è importante il risultato finale. Cioè riuscire ad offrire all'interno della linea dei fenotipi che rappresentano le caratteristiche che abbiamo deciso di introdurre in quella linea. Quindi per noi è importante questo. E nel nostro percorso sicuramente regolare per selezione interna ci ha aiutato molto, però nel cercare di offrire la rappresentanza migliore abbiamo trovato che il femminilizzato è quello che ci soddisfa di più. Esatto. E invece adesso voglio sapere la genetica di cui siete più soddisfatti. Secondo me ne potete dire una a testa, a meno che non siete tutti d'accordo su una. Ma io sono soddisfatto di varie genetiche, poi negli anni insomma ce ne potrei dire più di una. Forse il mio primo grande amore è stato la Raspberry Cookies. Okay. Lì forse poi sono semi che abbiamo commercializzato forse 100 pacchetti. Sì, è stato veramente diciamo in generale, oltre che la Raspberry Cookies, la linea Space Jam. Cioè la linea Space Jam comunque ha prodotto come la Blue Jam, che ha avuto modo di provare Rocky, ed è il motivo per cui è qui. Quella selezione lì, che appunto rappresentava un terpene completamente nuovo, un terpene di lampone così forte, così fresco, che non avevamo trovato, e la linea femminilizzata di Space Jam ha creato grandi cross, fra cui la Raspberry Cookie, fra cui la Blue Jam e fra cui tanti altri. Ci terrei a raccontare un brevissimo aneddoto che fa capire certo. Il nostro punto di grande orgoglio. È successo l'anno scorso. La Spannabis purtroppo non si è celebrata, però alcune delle coppe sì, nonostante i vari lockdown e restrizioni. E durante una di queste coppe, la Davadu, diciamo che una famosissima seed bank americana, più precisamente possiamo anche dirlo perché tanto ci sono anche post su Instagram, quindi marchio Skittle, si sono recati da noi per comprare i semi della nostra Raspberry, appunti parecchi, perché stavano cercando quel preciso terpene e sono venuti apposta e hanno fatto un post dicendo che sono venuti apposta in Europa per cercare quel terpene da noi. E diciamo che quello è stato... la precedente Spannabis avevano avuto modo di provare l'infiorescenza, avendo condiviso il banco ed erano rimasti appunto folgorati. E fa piacere che comunque, nonostante... Esatto, riusciamo comunque a difenderci anche a livello internazionale. Sì, quello è il nostro punto di forza, perché appunto io che mi occupo della parte commerciale mi capita di servire clienti veramente in tante parti del mondo, anche proprio siamo forti anche dall'oltreoceano, diciamo così. Questo fa capire, ho richieste costanti continue sia dagli Stati Uniti che dal Canada, proprio perché stiamo cominciando a essere visibili anche fino a là, quindi significa che insomma il lavoro che stiamo facendo qui in Europa, se arriva a far rumore anche là, significa che veramente stiamo lavorando bene. Quando si lavora bene, il lavoro poi alla fine viene riconosciuto e direi che siete sulla strada in centro a tutta velocità, mi sembra. Beh, tornando a quello che sono orgogliosi, possiamo anche parlare
della Onios, della Z-Head che hanno recentemente vinto l'Hong Cup, della Sunset che anch'essa ha vinto l'Hong Cup, e primo posto Indica Indoor e primo posto Indica Outdoor, che sono appunto sono il frutto del nostro anno e mezzo di dedizione totale alle linee Skittles. Anche 2 anni e mezzo. Sì, però diciamo che mi sa che per un po' me le dite tutte, secondo me, se andate avanti così. No, però quello è stato particolare, ho perché ho capito che avuto un siete molto feedback soddisfatti di da ogni parte lavoro della community molto forte, e perché appunto dopo l'acquisizione di genetiche blocchi comunque importanti, quale la famosa Zozza qui a Barcellona, o il Skittles, il Wonderland Cut originale, e tante altre selezioni interne a noi, abbiamo cominciato a incrociare fra di loro tutto questo, la Picciose che ci ha donato Pelada, e da questo sono nate appunto la linea Sunset, la linea Z-Head, la linea Onios, che sono... Esatto, che lo interrompo, e sono tutte e 3 one shot, giusto per capire. Ci tengo a rubare solo un minuto su questo esempio, perché tanti clienti mi chiedono poi il perché il one shot arrivi anche ad avere dei costi superiori rispetto alle altre linee, perché la nostra linea è più costosa. Io cerco sempre anche di spiegare una cosa molto importante. Vedo molte volte, troppe volte, scritto il nome Skittle in tanti incroci genetici in giro per l'Europa. Dappertutto ormai si vede. E infatti diciamo che anche molte volte si vedono molti post del marchio Skittle proprio, diciamo così, non contenti. Ora, appoggiandomi a questa polemica scherzosa, dico che alla fine cosa succede? Perché un semi one shot, perché un progetto Skittle costa di più di un altro? La realtà dei fatti è che lavorare con quelle piante significa veramente perdere tanto tempo dietro, perché non è facile per niente lavorarci, e avere anche in termini di produttività del seme veramente una bassissima produttività del seme e una qualità del seme bassa, che significa in traduzione per una seed bank ritrovarsi a uno scarto produttivo di oltre il 50% di quello che viene prodotto, e di avere già di base una produzione inferiore di oltre il 50%. Questo significa veramente una bella differenza. Costi di produzione, di selezioni molto elevati, però appunto le dinamiche che ci portano a selezionare non sono dinamiche di questo tipo, appunto commerciali, ma siamo solo direzionati ad offrire la migliore rappresentazione di quel tipo di sapori dei nostri semi. Quello che noi pensiamo che sia veramente speciale, perché se non fosse speciale così non lo faremo, no? Se comunque è un lavoro quasi controproducente alla fine produrre il one shot e comprare un one shot. Quindi diciamo che c'è tanto lavoro. Ho visto. E invece una genetica magari che c'è adesso presente nel catalogo, o che sapete che uscirà tra poco, per magari chi ha le prime armi consigliate per farvi conoscere? Bella domanda. Abbiamo giusto qui dietro una lista quasi infinita, però... Io dico che nelle original, adesso stiamo uscendo con delle linee nuove, possiamo dire che appunto il nuovo e il vecchio, cioè rientriamo, come abbiamo detto prima, con Guava Cake è stata richiestissima per oltre un anno, che è stata sold out per più di un anno, e ci arrivavano email in continuazione, quindi l'abbiamo rifatta, e questa la consiglierei un po' a tutti, perché ha una produttività sia in termini proprio di produzione della pianta stessa, sia in termini di terpeni, di resine, davvero tutte e 3 le cose insieme, un ottimo vigore, un'ottima struttura, una pianta che può dare soddisfazione un po' a tutti, quindi anche ai cosiddetti principianti. Ok, sì, un'ottima resina, buonissima. Un'ottima resina, un terpene incredibile, quindi diciamo che questa sì. Così come abbiamo fatto... Blessed by Banana. Sì, c'è Blessed by Banana, che è un nuovo incrocio di Strawberry Banana per 26 mm. E poi abbiamo fatto, diciamo, un po' un regalo a tutti i nostri affezionati amici, inserendo all'interno delle original l'Orange Groovy DX. Orange Groovy, appunto, che ha vinto la ICMA 420, che è stata pertanto one shot. Ora l'abbiamo riproposta nel suo Black Cross, e l'abbiamo addirittura inserita nelle original, per cercare di far sì che tutti possano fruire di questo tipo di dai e toccare con mano. Quindi cerchiamo anche di fare questo, per cercare di non essere solo sempre sulle linee là, ma cerchiamo di venire incontro a chi ha proprio meno possibilità economica, quindi tutti gli effetti, ma può lo stesso mettere mano su qualcosa di... Mi sembra giusto. E invece, secondo voi, per apprezzare poi appieno tutti i terpeni, gli aromi, c'è una tecnica di coltivazione, un substrato più indicato, ne so, terra, cocco, idroponica, aeroponica, linea minerale, di fertilizzante, organica? Vogliamo sentire il vostro parere, qual è? Sicuramente l'organico ti dà modo di produrre un terpene di ottima qualità.
più Però completi. diciamo anche che in organico produrre un'infiorescenza di qualità senza residui con una buona fumata richiede un livello di esperienza molto più alto che un organo minerale in bottiglia. Quindi diciamo che l'organico, se fatto bene, è sicuramente uno dei modi migliori per esprimere le proprietà organolettiche della pianta. Però appunto richiede sicuramente più attenzione e conoscenza rispetto ad un organo minerale come tanti fertilizzanti presenti sul mercato ora. Quindi io potrei dire che dipende tantissimo da troppe variabili per poter dire c'è un stile di coltivo. È vero che secondo il mio parere, secondo penso possibile dire il nostro parere, e a condizioni perfette un coltivo organico fatto bene è sicuramente un modo per sviluppare al meglio le proprietà organolettiche della pianta. Io personalmente adesso lo stiamo facendo in soil, in bed a 300 litri appunto, e posso dire che come espressione organolettica e focalizzandoci su quello è sicuramente uno dei modi in cui ho potuto esprimere meglio odori e le caratteristiche. Sì. Non tutte le caratteristiche, più su odori e sapori, perché sicuramente ci sono dei sistemi a livello di produzione finale molto più performanti, che però per mia esperienza hanno creato che non danno mai un livello di proprietà organolettiche così elevate come con un organico appunto fatto bene. Chiaro. Adesso una domanda che per forza di cose vi devo fare, ma non arrabbiatevi: a catalogo non ci sono le autofiorenti. Sì. Quindi chiedo come mai, perché sicuramente qualcuno vorrà saperlo, mi chiederà le autofiorenti di Grateful Seed. Sento Grateful Seed focalizzata su proprietà organolettiche, terpeni, cose così, ed essendo che le varietà ruderalis, per quanto siano arrivate alla 10ª generazione, comunque non arrivino neanche lontanamente, ammetto che ci sono degli esemplari buoni, però non arrivano a quei livelli lì. Per quello che abbiamo visto fino adesso con il genere ruderalis nelle varietà autofiorenti c'è una perdita di proprietà organolettiche, di effetto e di contenuto di cannabinoidi in generale che preclude un livello qualitativo che riflette che vorremmo in Grateful Seeds. Quello che è vero che ci rispecchia, però quello che è vero è che ora, arrivati alla 10ª generazione di autofiorenti, abbiamo avuto modo di vedere e di avere esemplari molto interessanti, e quindi non escludiamo che nel futuro potremo iniziare a fare anche linee di tipo autofiorente, sempre che rispecchino appunto i nostri standard. Quindi è il laboratorio, però non possiamo ancora dire che usciranno, perché appunto dobbiamo verificare che rispecchino gli standard che per noi sono essenziali. Mi sembra una risposta corretta e soprattutto onesta, quindi che rispecchia anche la realtà, perché le autofiorenti non sono comunque a livello delle piante. Io ho avuto amici, soprattutto quando torno in Italia, capito, a volte che capita che ci scappa anche nei giri così l'autofierente. Ho avuto fenotipi che infatti sono ritornato incuriosito, perché erano anni che avevo lasciato indietro, e però adesso c'è qualcosa di decente, però ancora uno ogni però sono fenotipi, non è una cosa stabile. Capita la mosca bianca, capita, però sì, no, perché noi siamo qua in Spagna, ti dicono vediamo come li fanno, quindi cioè nel senso, quindi quello che vorrevo capire è: sono così perché sono fatti alla cazzo di cane, o sono così perché c'è un limite strutturale nella genetica ruderalis che non ti permette di avere un'infiorescenza buona? Perché se la cosa è la prima, allora vale la pena perché tu decidi di lavorarci e provare a farlo. Se invece la seconda, come purtroppo io penso, magari sono un po' di parte, che con il genere autofiorente comunque hai una perdita sistematica di qualità, allora in quel caso lì Grateful Seeds non rilascerà autofiorenti. Io poi, per concludere, vi farei la domanda che facciamo sempre a tutti, che è quella del trick, ovvero un vostro trucchetto legato alla coltivazione, al mondo della coltivazione in generale. E qui vi lascio, tra virgolette, carta bianca di tutto quello che si può dire. No, abbiamo solo te consigli più banali e più veritiero per
alzare i vostri livelli di terpeni, alzate le lampade. No, vabbè, questa è una battuta perché tantissimi utenti italiani ci mandano foto con 600 kps a 30 cm dai piante, che puoi avere tutti i terpeni del mondo, però con 60 gradi sulla cima è un po' difficile mantenerli. Un'ultima domanda che vi volevo fare. Per fare risaltare al meglio le qualità organolettiche, consigliate un'illuminazione particolare, cioè la classica HPS, l'agro, MH più HPS pura, o LED, o altri tipi di CMH, altri tipi di illuminazione, o ognuna vale altra? Sicuramente il LED è l'illuminazione che ti permette di raggiungere un livello di terpeni più alto, più pulito, chiaramente avere una temperatura molto più bassa. Questo non tanto per il tipo di spettro, ma per la temperatura e come si comporta con la pianta. Altrettanto la CMH, che però scaldando molto di più chiaramente va tenuta più in alto, va controllata la temperatura, però anche la CMH diciamo che ha... Cioè, quello che in generale possiamo dire in generale è che ad ogni tipo di lampada c'è un'espressione di terpeni leggermente diversa. Sicuramente i LED hanno un vantaggio che, non avendo una temperatura elevata, mantengono di più soprattutto quei terpeni che sono volati a temperature più basse. E quindi in questo, quello che personalmente nella mia esperienza ho trovato migliore è sempre il mixed spectrum. Cioè una CMH con a fianco un LED ha uno spettro in generale migliore, e da uno spettro più completo esce sempre delle proprietà organolettiche maggiori e più complesse in generale. Ok, quindi tra virgolette, semplificando, più lo spettro è completo, più si esprimono le caratteristiche organolettiche, e soprattutto bisogna stare attenti alla temperatura, perché invece sempre mantenendo temperature sono dannose, giusto? Sì, perché appunto è giusto ricordare che appunto ci sono terpeni all'interno della cannabis che sono veramente volatili a temperature molto basse, quindi temperature sopra i 27 gradi e sopra i 28 gradi all'interno della grow room già pregiudicano il bouquet finale. Beh, direi che l'intervista con Grateful Seeds è terminata. Interessante, anzi forse interessantissima, perché abbiamo parlato di veramente tante cose. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, il pollicione, cose che sapete ormai tutti meglio di me, ma soprattutto commentate. Quindi ragazzi, vi ringrazio per aver fatto 4 chiacchiere con noi, salutiamo tutti. Ciao ragazzi, se volete aggiungere qualcosa, saluto a tutti. Salutiamo tutti. Noi vi salutiamo con questa cosa. Se ci volete seguire sulle nostre pagine di Instagram, The Grateful Seed, The Grateful Seed Italia e The Grateful Seed Company, Facebook uguale, e verdi saluti. Ciao ragazzi, alla prossima.